Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata! Dato che vi è piaciuto tantissimo l'episodio sulla Cina rurale del nord-est, questa volta ho deciso di spostarmi nelle campagne del centro-nord del paese. Ci troviamo sempre nello Shanxi, la regione il cui capoluogo è Xi'an, e la particolarità di questa zona è che a nord si estende l'altopiano dell'Oes, considerato una delle culle della civiltà cinese, dove la gente, ancora oggi, vive in case scavate direttamente nel terreno. E tranquilli raga, che anche qui il cibo non manca. Perciò tenetevi comodi e buona visione! Dopo aver fatto vedere Xi'an, la sua gastronomia e soprattutto l'esercito di terracotta, adesso ci stiamo dirigendo più verso a nord, sempre nella stessa regione del Shanxi, cioè che fa parte anche Xi'an, però tocca fare circa 6 ore di macchina, perciò potete immaginare quanto è grossa, quanto è grande, quanto è immensa questa regione. E questo posto sicuramente nessuno lo conoscerà, perché questo contenuto sarà un contenuto più verso una Cina rurale. Infatti stiamo andando in un posto sperduto, poi farò vedere anche lì le case particolari che ci sono lì. Siamo quasi arrivati, che ci siamo fermati un attimo a riposare in questo autogrill. E questa città si chiama Yan'an. Conoscete? No? Nemmeno io. Niente, vado in bagno. Scappa. Questa è tutta la regione del Shanxi, ovvero la regione dove siamo noi ora. A cosa somiglia? A un soldato dell'esercito di terracotta inginocchiato. Assomiglia o no? Che coincidenza! Comunque noi siamo partiti da qui, Xi'an, siamo arrivati adesso fino a qua. E poi in questi giorni andremo da queste altre parti. Prima di arrivare nella zona rurale che vi dicevo, ci siamo fermati in un paesino di campagna per riposare un pochino. E già da qui possiamo avere un piccolo assaggio di questi yaoton che Sono delle casette costruite all'interno di queste mura. Ogni abitazione è costruita ad arco. E la host prima mi diceva che questi yaoton li ha scavati con le mani suo nonno 80 anni fa. Qui sui muri ci abbiamo appiccicato pure del peperoncino essiccato e del mais. Volete un po' di mais? Adesso vi faccio vedere la stanza dove abiteremo questi giorni. Guardate, c'è il letto che è un kang. Vi ricordate i kang del nord-est della Cina? Ecco, anche qui c'è il kang, c'è la poltrona di legno, comodissimo, no? La televisione, vabbè, queste qui sono tutte cose moderne. Anche questo in uno yaoton normale, classico, non esisterebbe. Il bagno ultramoderno. Però, questo è un hotel, perciò devono avere questi servizi. La cosa incredibile è che qui dentro fa freddo. Basta che esco fuori dalla porta, fa caldo. Saranno tipo 28 gradi, 30 gradi. E invece all'interno è tutta un'altra stagione, cioè è inverno. Perché in questa zona qui d'estate fa caldissimo e d'inverno fa freddissimissimo. E qui all'interno fa freddo d'estate e caldo d'inverno. Si risparmia energie. Vedete, qui mi hanno invitato a vedere un'altra camera. Guarda questo. Cioè rende di più, è molto molto stretto, è più profondo però. Vicino al can abbiamo il fornello. Cioè in pratica mettiamo la legna lì, ci mettiamo il fuoco e cucinavano direttamente qui, no? E nel mentre si riscaldava tutto il can. E perciò dormivi su un letto bello caldo. Poi qui c'è andato pure a disposizione degli abiti. Proprio, di quell'epoca lì. Mi vesto come Mao. Lo faccio? Dai, facciamolo. Eccoci pronti. Ovviamente vedete i polli, no? Le oche. Qui ci stanno i piccioni. No, sicuramente sono allevati da qualcuno, perché qui c'è gente che allena i piccioni. È un hobby che viene abbastanza praticato dai cinesi, anche a Pechino. Qui fanno il cipollotto, proprio alla buona. Cioè coltivano il cipollotto su queste scatole di polistirolo. È molto secco, cioè l'aria è molto secca. È caldo, tira vento, ho la sensazione che sulle mani c'ho sempre la sabbia, che voglio sempre lavare. E hanno detto che da queste parti l'acqua del rubinetto è salata. Vediamo se è veramente così. Non è così. È acqua del rubinetto, però non si può bere, non è potabile.
红怎么好？你买的一套衣服是吧？没有，就是住的地方他们那挂上，我就随便穿。像老革命，谢谢。老八路。Si va a mangiare. Comunque qui la gente quando parla c'ha un accento molto molto buffo che non ho mai sentito in vita mia. Non riescono a dire la N finale, tipo la allungano. Cielo in cinese mandarino si dice tien e quando loro dicono tien dicono tian. Abbiamo passato una scuola. Guarda gli studenti che fanno sport. Che bello che hanno un campo enorme, veramente. Perché come vi sapete le scuole in Cina hanno dei requisiti. E uno dei requisiti principali è proprio il campo e questo raga è enorme, possono fare la corsa, le corse qui, a calcio, lì c'è il basket, a tennis, proprio tutto. Se venite in Cina e avete voglia di un gelato e non volete spendere tantissimo, potete prendere il gelato da Mische Pinche, che è questo pupazzetto di neve, vende i gelati a 2 yuan. 25 centesimi di euro ed è buono. Guardate, qui c'hanno pure un cortiletto e sta benissimo. C'è i tavolini bassissimi, anche le seggioline. E qui mangeremo un cibo tipico di Yan'an. È tipo un hot pot alla fine, C'hanno il fornello, c'è dato sta pentolona. Noi abbiamo scelto al sapore mala. E qui come si mangia? Dovete fare voi da soli. Prendete un cesto e iniziate a prendere quello che volete mangiare voi. Qui è il reparto tofu. Vedete, prendete questi spiedini qui. Sì, ancora. E vai pure l'insalata, un po' di cavolo cinese. C'hanno pure i mini mo. Qui c'è il reparto carne, prendiamo un po' di carne anche da qui. E prendiamo 2 wurstel. A posto così, adesso intanto mangiamo, poi se non basta ritorniamo qui a prendere altro. Qui ti insegnano pure come fare gli abbinamenti per fare la vostra salsa perfetta e noi faremo a modo nostro. Salsa piccante, salsa al sesamo, abbiamo un po' di cipollotto, un po' di aglio, anche un po' di coriandolo perché è carnevale. E ora schiaffiamo questi spiedini all'interno di questa pentola. E poi quando vedete che è cotto tirate fuori. È uguale identico all'hot pot, solamente che qui ci hanno infilzato lo spiedino su ogni cosa da mangiare e lo immergiamo nella salsa. Buon appetito! Oh, stupendo! Sembra uguale all'hot pot, ma il sapore è totalmente differente. A differenza dell'hot pot di Chongqing, che è strapieno di olio, più che altro olio di animale, tipo olio di manzo. Qui il brodino è composto da più acqua, misto a tante spezie. Infatti si sente il sesamo e un bel po' il cumino. Anche la salsa che vi preparate voi è diversa da quella dell'hot pot. E questo piatto si chiama Zhangzhang. Questo è seitan. Ha assorbito tutto il brodo, tipo una spugna. C'è il cumino che si sente un botto. Adoro il cumino. È come mangiare gli arrosticini cinesi, solamente che in versione hot pot. Oltre ad avere questo piatto tipico loro, c'hanno pure la birra loro, vedete? Alla salute. Sa di birra artigianale, ma più leggera e sui 3 gradi. Vi ricordate il Mo dello Jamuo? Ecco, questo qui è la versione piccola. Niente, dopo cena ora stiamo tornando in hotel, non c'è nulla, è tutto buio. C'è qualche hotel con le luci accese, è quasi vuoto anche di persone, non c'è nessuno. Città fantasma. Mamma mia che freddo che fa qui all'interno. Scendiamo il condizionatore, dai. Casa, dolce casa. Saliamo sul nostro can. Oh, ma sto can è freddo. In questi casi, sotto al can, c'hanno questa cosa elettronica che riscalda. C'è un tappetino riscaldante, guardate. Visto? Qui si riscalda e si riscalda tutto il letto. E dormiremo al calduccio. Buongiorno a tutti. Stanotte abbiamo dormito benissimo su quel can. Sembrava duro, ma bello morbido. Poi riscaldato. Avevamo il condizionatore con l'aria calda.
stupendo. E poi l'host mi ha detto che in questi giorni c'era una fiera e perciò siamo venuti qui. Vediamo cosa c'è da mangiare, che c'ho fame, non ho ancora fatto colazione. Prima di tutto però dobbiamo scalare la montagna perché sta sagra è sopra la montagna. Dobbiamo fare un po' di trekking stamattina prima di mangiare. Qui ci stanno i maestri taoisti che vi leggono il destino, tipo il vostro futuro. Qui sono gli incensi. Sì, perché qui sopra c'è un tempio taoista e perciò vendono queste cose. Che fatica. Tutti scalini sono. In pratica queste sagre del paese qui si chiamano Miaokui, come quelli che vi ho fatto vedere a Pechino per Capodanno cinese. Cioè letteralmente Miaokui significa riunione del tempio. Cioè sono delle fiere che sono state organizzate a favore del tempio. No vabbè, vendono pure le lotterie. Comunque facendo questi scalini si ispira tantissimo l'OES, che è questa sabbiolina gialla. Quello che vedete non è inquinamento, ma è l'OES proprio che sta nell'aria. È consigliabile una mascherina. Però forse la gente del posto è abituata e perciò se notate per bene nessuno porta la mascherina. Vedete? Si fa leggere la mano, il destino sto ragazzo. In pratica non ti leggono la mano, ma ti leggono la faccia. Io sono abbastanza scettico sotto questo punto di vista e secondo me le cose che dicono sono cose che capitano a tutti. È anche un fatto psicologico. Loro ti rispondono in base a come gli rispondi tu. Se te dici che c'hai già un figlio e vedono che non ti dispiace avere un figlio e loro ti dicono te sicuramente ci avrai un altro figlio in questi anni. Se ci beccano ancora meglio, così i clienti ci crederanno ancora di più. Se invece non ci beccano, è così, è il destino. Il destino non ci azzecca sempre. Vedete che questo business funziona soprattutto nei dintorni dei templi buddisti, taoisti e quel che è. Molta gente che va a pregare è più superstiziosa e perciò ci crede. E lui dorme. Gli incensi qui li vendono dappertutto, come se fosse gratis. Cacchio, li vendono a 5 yuan. 5 yuan è tipo 60 centesimi di euro. Un pacchetto. Ma questo li fanno pure in Italia. Mi ricordo un ragazzo cinese che faceva questi disegnetti a Pesaro anche. Comunque stiamo per arrivare, cioè basta fare altri 2 scalini e siamo arrivati. Intanto ci riposiamo un attimo in questa piazzola. Ma quanta sabbia nell'aria. È mostruosa sta cosa. Sembra di stare all'interno di un deserto e poi c'è il miraggio, vedete? Siamo arrivati. E qui intanto c'è lo spettacolo, adesso vi faccio vedere. Questo è tipo un anfiteatro. Vedete, la gente si siede sugli scalini e lì c'è lo spettacolo, guardate, fanno l'opera tipica di questa città. Lì c'è il gruppo musicale e lì sono gli attori. No ma raga, è stato bellissimo, cioè opera cinese in diretta, a gratis, con tutti i vecchietti lì che stavano attorno a guardare e ognuno di loro avevano il seggiolino portato da casa, quelli pieghevoli, no? E io, dato che non mi ero preparato, sono stato in posizione di squat asiatico. Questa tecnica serve sempre, ovunque. Stavo per morire, ma che cacchio c'entra sta roba? E qui, come potete vedere, è strapieno di cibo. Ah, 多少人有4个口，还有绿豆馅的啊。 什么味儿的这个？这个5仁的，尝一尝。哎，贝贝可以尝吧，可以尝啊，贝贝都可以尝 Oh, 啊。 buono, eh? È una focaccia dolce 对， con della frutta secca all'interno, bello croccante, profumato, arachidoso. Guarda, tutti gli assaggi sanno. Quelli meglio insomma, no? 这是嘎喽甜的、咸的都有2种口味儿。嘎喽这是。 Calor! 嘎喽就这儿嘎喽。 嘎喽 正产嘎喽。 啊， 正产嘎喽。 干炉是这里传统的东西， 对，传统东西啊。 可以来一个咸的，一个甜的。 咸的。 Calor， 嘎喽。 买3个10块啊， 可以吧？ 红枣一个， 红枣。 也叫 Calor 吗？ 这是贡馅儿，4种口，红枣、豆沙、5仁、绿豆馅的啊。对。 Mi presti 10 yuan, non so più soldi. 排表11号、排表6号、单斤6号都有。 好，我不收烟，不用。 这是我的名片嘛。 Ah, mi piace, ah guarda, 哎，名片。 pubblicità gratuita, guardate, è sull'accendino, però non fumo, glielo ridò. 哎，好。 谢谢。 谢谢啊。
Che grande! In totale abbiamo speso 10 yuan per queste 3 focaccione che sono belle pesanti, 10 yuan è circa 1,20 euro. C'è questo che si riconosce subito, si chiama guoxia, che vuol dire focaccia ripiena, ed è ripieno di giugiola. Anche se non mi piace lo devo mangiare perché la specialità del posto è la giugiola. Soprattutto qui vendono una giugiola che si chiama kourou, che vuol dire giugiola a forma di testa di cane perché è molto grande. E proviamo prima questo. Fuori è multistrato, si sgretola subito, all'interno c'è la marmellata di giugiola, è dolce, un po' aspra e molto marmellatosa. Sembra di mangiare una crostata con la marmellata di frutta, come quelle che mangiamo in Italia, molto simile. Ora passiamo al Kanlu. Com'è che lo chiamava? Comunque in mandarino normale, classico, si chiama Kanlu. Lui aveva l'accento che non avevo capito. Ho dovuto leggere l'ideogramma per capirlo. E questa è una tipica focaccia del posto. Questo è dolce e questo è salato. Intanto mangiamo questo dolce, dai. È vuoto all'interno. Ecco perché costavano di meno. È molto secco, non ho portato l'acqua con me, dopo devo prendere qualcosa da bere che è veramente secco, mi ha prosciugato tutta la saliva. Questo non si sgretola come quello di prima, che è più dura e più secca, sembra di mangiare, sì, un biscottino. L'interno era vuoto, no? Questo qui è dolce, mi sa che è zucchero, è appiccicato all'impasto, cioè è tutto appiccicato qui, all'estremità. Passiamo a quello salato, questo è vuoto all'interno. È uguale, identico a quello di prima, solamente che è salato, al posto dello zucchero c'è il sale. Questo è molto profumato, cioè dà gusto mangiarlo. Tanto l'avrete capito tutti che io preferisco il salato anziché il dolce. Sembra di mangiare l'impasto della crostata salata. Guardate la gente locale, guarda quante buste c'hanno in mano. Io c'ho solamente questi. E questi noodles qui si chiamano liangfen. Vi ricordate che abbiamo mangiato l'altra volta a Xi'an il liang pi? Che c'è la versione sia fatta con la farina di riso che la farina di grano. Ecco, questo liangfen è più o meno la stessa cosa, ma fatto con la farina di fagioli verde mungo. Questi vermiciattoli sembrano spermatozoi, raga. Non so come si chiamino, ma ha detto solamente che è fatto con il grano saraceno. E questa porzione l'abbiamo pagata 8 yuan, che è 1 euro. E buon appetito! Wow. Sembra di mangiare la gelatina, molto scivolosa e si sgretola al morso. Buono anche se mi sto schizzando tutti gli occhiali. La consistenza non è gommosa ma è morbida. Basta che faccio così e si stacca. È molto fragile. Ora proviamo questi vermiciattoli fatti con farina di grano saraceno. La consistenza è simile e si scioglie in bocca. È rinfrescante. Si voleva dopo tutte le focacce secche che avevamo mangiato prima. C'è il brodino che è pulito, aspro, c'è il sesamo e un po' di olio al peperoncino e perciò è sull'agro piccante ed è freddo. Poi se non vi basta piccante, qui c'hanno il peperoncino, vedete? Vedete qui? Sono tutte bancarelle che vendono incensi di ogni tipo, di ogni grandezza, di ogni lunghezza, perché siamo proprio di fronte all'entrata del tempio. Eccoci entrati nel tempio taoista. Adesso vi faccio vedere un po' attorno come avrete visto non c'è nessun turista. Sono tutti gente del posto che salgono su apposta in questa montagna per pregare. È un consiglio che vi do, sì, potete fare qualunque foto o video che volete all'interno di un tempio, solamente che in alcuni posti è vietato fotografare o fare video alle divinità, ai Buddha. Fate attenzione e rispettate le leggi locali. Ma buttano stecche di incensi interi con la busta plastica, tutto. Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere. Si vede che siamo in campagna. Prima ha fatto 2 gocce di pioggia e adesso è asciutto, no? Guardate, il mio zaino. È tutta sabbia, pioggia di sabbia. Questo è Yaotong dove c'è abitato Mao Zedong. Raga, adesso vi faccio vedere all'interno.
Questo è il salotto, il telefono, guardate, dove scriveva gli appunti e scositava i piani. E questa è la camera di Mao. Guardate, ai tempi già c'era la cultura di bere l'acqua bollente. Quando eravamo qui abbiamo visitato pure questo posto che alla fine è un'attrazione turistica di questo posto. Ah, qui c'è un'altra stanza, c'è un'altra salotto. E qui è dove si incontrava con gli altri leader di altri paesi. Vedete? Mao Zedong ha lavorato e vissuto qui dall'ottobre 1943 a dicembre 1945, perciò è stato tipo 2 anni qui. Quello che vi ho fatto vedere fino adesso è solamente un piccolo assaggino di quello che vedremo adesso, perché vi sto portando in un posto ancora più all'interno per scoprire al meglio la cultura rurale del nord-ovest della Cina. Da lì tocca fare altre 3 ore di macchina. Durante il viaggio abbiamo trovato solamente un autogrill, perciò per stare svegli mi sono chiappato una bella Red Bull cinese. Vediamo com'è. Alla salute! Avete presente la Red Bull normale? Ecco, il gusto è quello lì, ma senza il frizzante, non è gasata. Sembra di bere sciroppo misto acqua. Bene, ora che mi è venuta la gran fame, vi porto a mangiare dei piatti tipici locali. E da queste parti si mangia un piatto che ha un nome veramente strano. Si chiama leone con la bocca aperta. Non pensavo mangiassero pure i leoni qui. E questa è un'altra specialità che si trova molto spesso qui, e sono le frattaglie di agnello in brodo. Scotta, me l'ha dato subito in mano. Ah, raga, pensavo me lo servisse su un vassoio. Non così. Sono stato ancora, ho detto lì, mamma. Ah, no, lei. Ed eccolo qua il leone. Avete capito qual è il leone? No, non è questo che sta sfracellando la ragazza. Questa è carne della testa di maiale brasata. Da notare anche quanto cacchio è morbida. E ci tagliamo anche un po' di friggitelli. Ed ecco che il leone spalanca la bocca e si mangia tutta la carne e si beve anche il brodino. Sì, sì. Ed eccoci qua, finalmente. Quando sono entrato e ho visto questa testa di maiale tagliuzzata e messa all'interno di questa focaccia, mi si è triplicato l'acquolina in bocca. Questo è ancora strabollente, perciò lo lasciamo raffreddare e mangiamo intanto questo, che questo è abbastanza caldo. In totale abbiamo speso 20 yuan, che sono circa 2,50 euro. Questo qui si chiama Shu Zi Ta Tan Kou, che vuol dire leone a bocca aperta. Cioè sembra un leone con la bocca così, ed è composto da carne tagliuzzata di testa di maiale. A vista sembra un rou jia mo, quello che abbiamo mangiato a Xi'an, e invece la focaccia è totalmente differente. È sfogliato, multistrato. Buon appetito! Wow, è buonissimo. La focaccia bella sfogliata, croccantissima. All'interno c'è questa testa di maiale che è morbidissima, un misto tra carne magra, grassa, pelle. La consistenza è molto gelatinosa, morbida. Wow, si scioglie in bocca. E poi in mezzo c'è infilato pure del peperone, e perciò dà quella succosità in più, quella peperonosità in più. È salato il giusto ed è piccante. E la gente locale questo paninozzo lo abbina sempre con un piatto di yang tsa sui. È un piatto a base di interiore di agnello tagliuzzato. Poi all'interno ci troviamo pure dei noodles di patata, del sedano, un po' di verdure, il sangue di agnello e un po' di peperoncino. Di solito in Cina il peperoncino lo chiamano la jiao, qui lo chiamano laz. Perciò se capitate nel Shanxi, anche a Xi'an, e vi chiedono volete del laz, vuol dire volete del peperoncino, volete il piccante. I noodle sono belli gommosi, scivolosi, è piccante, l'odore dell'agnello non è così forte. Un misto di roba, raga. Questo sangue di agnello, che è la prima volta che lo mangio, è molto simile al sangue di anatra o al sangue di maiale, e non si sente per niente l'odore dell'agnello. Per togliere un po' di caldo beviamo una bella bevanda fresca al fagiolo verde mungo. Praticamente è acqua dolce con un po' di sapore di fagiolo verde mungo. Opera!
Eccoci arrivati nel posto che vi dicevo. Guardate che meraviglia! Dai che ti prendo, dai! Ciao Xiaohei! Xiaohei! No, stavo abbaiando perché protegge le pecore. Vedete lì c'è il gregge di pecore all'interno. Guardate, tutti gli auton. No vabbè, ma è una cosa veramente spettacolare. Guardate qui. E qui non sono le porte, potete entrare quando volete. Che succede? Oh. Non ci credo. Il microfono senza batteria. 这毛巾好看。 给你们唱一首，你唱给你罗唱。 Ah, che ia, che ia. Vabbè, guarda. Che onore. Col suo sudore. E vai. Wow. 这有特色。一听说了，听说个给唱上。 No, vabbè. 一听说了。 No, vabbè. E sono ufficialmente un cinese del nord-ovest della Cina. Aspettate, aspettate che ancora non è finita. No, vabbè. Guardate. Che poi è sporco al punto giusto. Vedete? È usato. Molto usato. C'è pure l'accendino. Wow. Che figo. 这个啊，你说这。 Ah. Intanto vi spiego dove siamo. Esattamente noi adesso siamo nell'altopiano dell'Loess, ovvero un vastissimo altopiano coperto da uno spesso strato di loess che si estende nelle regioni del nord-ovest della Cina. E l'Loess è un tipo di terreno eolico, cioè depositato dal vento, formato da particelle finissime di limo, sabbia e un po' d'argilla. E in cinese si chiama Huangtu, che significa semplicemente terreno giallo, e questo terreno è molto facile da scavare, cioè quando è umido si taglia come il burro e quando è asciutto diventa molto compatto. In più, a causa del clima e della siccità, non c'erano alberi, pietre o mattoni a sufficienza, perciò hanno pensato di fare questi auto in cui bastava scavare e il lavoro era fatto. Più sostenibili di così. È una particolarità di questi buchi è che fa freddo d'estate e caldo d'inverno. Risparmi legna, risparmi climatizzatore. Guarda qui, ci sono i buchi anche per altre cose. Gli auto non sono solamente case dove abitarci, fungono anche come magazzino. Bravo, Vi ricordate i bagni nelle campagne rurali del nord-ovest della Cina? Beh, ora vi faccio vedere un bagno nella campagna del nord-ovest della Cina. Guardate. Ah no, vabbè. Questo è il buco. Oh, che schifo. Cioè, qui... Oh, che puzza. Selfie. Guardate lì il ragno. Ma è grossissimo. Ma quanta carne ci avrà? Vedete, Loess dappertutto. Avete visto lì il ragazzo piaceva un bel po' cantare. In questo villaggino sono molto amichevoli, forse anche perché non vedono quasi mai nessuno, no? La prima persona che vedono sono stragentili. Guardate gli Yaoton per le dispense. Qui siamo all'interno di una casa che è tutto scoperto, non c'è nessuno. Forse sono i panni, perciò sì, è abitato. Mi sa che sì, è abitato. Ma si fidano veramente un botto qui, eh. Ma poi qui tutte le bottigliette. Suppongo che chi abita qui fa... Ah? Oh, ha detto che è la casa di non lo so chi. Chi li conosce? Non sono di qui. No, comunque da tutte le bottiglie vuote che ho visto lì, suppongo che sia la casa di qualcuno che
come lavoro raccoglie i rifiuti. Come sapete, qui in Cina i rifiuti li possono rivendere, ci guadagnano con questo lavoro. Comunque vi ricordate ieri che c'era un vento fortissimo, la sabbia nell'aria? Oggi ho visto le notizie, è la prima volta che tira un vento così forte, mai è successo prima e noi l'abbiamo beccato. Solitamente il tempo è così, caldo, secco, soleggiato, il cielo azzurro. Questo è il vero nord-ovest della Cina. Guardate lì, c'è una capra da sola, capra solitaria. E davanti a ogni abitazione troviamo pure un piccolo orto. Oh, guardate qui, coltivano pure il bok choy. Oh, il bok choy, si chiama così? Bok choy vuol dire pai cai in cinese, che vuol dire cavolo cinese. Guardate, abbiamo trovato un mini market. È un mini market, sì. È la casa di qualcuno, non ho capito. Da notare questi anzianotti che vivono qui e devono fare tutte queste salite e discese con solamente un bastone. Ed è veramente un'impresa. Cioè, guardate che strade che ci sono. Sono scalini che alcuni scalini sono fatti bene, alcuni sono rotti, alcuni non esistono. Raga, qui ci sono delle abitazioni in cui non c'è nessuno, cioè serviamo delle camere vere e proprie. Oddio, qui vedete c'è il khan, no? Dove ci dormono, il letto. Lì ci sono i fornelli, dove quando cucinano riscaldano tutto il letto, e gli armadi dove mettono tutto. Cioè queste abitazioni hanno più di 2000 anni, e ancora la gente ci abita, è incredibile. Guardate anche lì uguale. C'è il Khan e questa famiglia è molto patriottica, vedete c'è pure il presidente della Cina con la moglie. C'hanno pure il cavolo cinese per terra, perché qui si conservano bene. Mentre fuori fa caldo, saranno tipo 30 gradi, all'interno saranno tipo 15 gradi, fa freschino, perciò le verdure si conservano molto bene qui all'interno, come se fosse un frigo. E poi un'altra particolarità che ho visto su Yaotong è che attaccato al finestra ci sono, c'è la carta, c'è uno strato di carta, vedete, ci puoi fare un buco tranquillamente. Non so se è motivo per tenere al caldo questo Yaotong. Anche qui c'è la carta, vedete c'è la carta. Ah, ni hao, 这是您的房子啊? Ah, 看看. Mamma mia, fa freschissimo all'interno e non c'hanno neanche il condizionatore. Ci voleva. Questi sono per mettere sulla sedia, fatto tutta a mano, anche le solette, tutta a mano. Vabbè, peluche sono, mi sa che sono di seconda mano, di qualche altro bambino, cacchio, lo vende a pochissimo. Se notate è la cosa più grande, però è la cosa che costa di meno di tutti, 5 yuan. Mi sono rinfrescato, ma non mi interessano queste cose e vado via. Qui gli accenti sono molto diversi, dato che sono anziani non parlano il mandarino, parlano il loro dialetto, che loro forse capiscono il mandarino ma non sanno rispondere altrettanto in mandarino, perciò qui la comunicazione con gli anziani non è così facile. Vedete che è arrivato un bellissimo tramonto? Vuol dire che è l'ora di cena, c'ho fame! Vediamo cosa c'hanno da mangiare. Oh, abbiamo trovato un altro bagno, vediamo com'è. Però questo è l'ultimo e basta. No, ma che puzza! È sempre alla turca, però c'hanno il seggiolino col buco. Questo è il bagno dell'uomo, vediamo quello della donna. Vediamo se è uguale. La donna però è trattata bene, C'hanno proprio il gabinetto. Dovrò fare una serie tutta dedicata ai bagni nella campagna rurale della Cina. Guardate, c'è un altro pollo. Dove vai, Fai la passeggiata solitaria anche te? Wow! Un pollo volante! Guardate, questo qui è lo strumento con cui macinano il mais essiccato. Basta che lo girano e diventa tutto mais, farina di mais, vedete? Vivono ancora con questi strumenti, non c'hanno la tecnologia. La cosa più tecnologica che hanno è il metodo di pagamento, perché accettano sia cash che scansionando il codice QR. Sentite qui? C'è il megafono, si sente da giù, perciò scegliamo qua. Ah, anche qui tipo
un incrocio tra convenience store e ristorantino. Dai, mangiamo qui. 一个2块头，一个花饽饽。 In totale qui spendiamo 14 yuan, che sono circa 1,80 €. Intanto beviamo un sorso di questo Huangzhou, che sarebbe vino giallo. Qui è tutto giallo, il terreno è giallo, c'è anche il fiume giallo qui vicino, eppure il vino l'hanno chiamato vino giallo. È una bevanda calda, tiepida, dolce, non penso sia alcolico, non sento alcuna gradazione. 这不是英语， 意大利语的，意大利语。哦，意大利语。 No, comunque se sto vino giallo, ho visto che lo beveva pure la figlia prima, si è riempita un bicchiere di sto vino giallo e lo beveva lì mentre faceva i compiti. Perciò non dovrebbe essere alcolico. 这没有酒精是吧？没有吗？没有酒精没有。啊，那怎么叫黄酒啊？小米用酒发酵了一下，啊有点稀。我觉得有点稀了。 Ah, mi ha svuotato il bicchiere di prima e me l'ha riempito un'altra volta. Ok, sì, sì. 重喝，重喝。 Ah. Vediamo com'è adesso. Deve essere più denso. E non è alcolica, è una bevanda fatta con la fermentazione del miglio. 是不是你让，就是前几说的，那你说。 Lei mi ha detto di ripetere quello che ho detto prima. Questa bevanda è a base di miglio fermentato, non è alcolico, è dolce, sa di pera cotta. Ciao! 最后一句调到了，厚的就是好的。 E comunque raga, in questo bicchiere ho trovato degli insetti, guardate che è la formica. Passiamo al Tao Tao Wan Tuo, che è un piatto a base di questa gelatina fatta con grano saraceno e si mangia con questo coltellino qui. Buon appetito! È molto morbidoso, masticabile. Poi ha soprattutto il sapore di questo brodino che è un pochetto piccante ed è molto unto. E sento un botto il cumino e il sesamo, molto profumato. Buono! È proprio una consistenza budinosa, ma più compatta del budino. Sembra tipo silicone. Proviamo sto Huang Muomo. 对，里边是酱豆黄枣。 All'interno è giuggiole essiccata e fagioli. Peccato che sia freddo. Assomiglia a quello che abbiamo mangiato a Xi'an, il Qingkao, quello con il riso glutinoso. È la stessa cosa con cui si spalmano sopra, vi ricordate? Cioè la giuggiole essiccata e questo fagiolo rosso. Ecco a voi il Mienpi, o comunemente chiamato anche il Liangpi. Sono gli stessi noodles che abbiamo mangiato anche a Xi'an, perché è una specialità di questa regione qui, no? E per chi non ha visto quel video, sono dei noodles fatti con l'amido di grano. In pratica fanno l'impasto tra farina e acqua, lo lasciano riposare e poi lo immergono nell'acqua e strizzano, facendo uscire questo amido, no? E poi questo amido si solidifica e ci fanno questi noodles. Questi sono molto meno piccanti di quello che abbiamo mangiato a Xi'an, sono stragustosi. E poi c'è l'impasto con cui ci strizzano l'amido, non lo buttano via, diventa seitan, diventa questo qui. Lo utilizzano come condimento, vedete? E questo posto non è un locale vero e proprio. Se vedete dietro le mie spalle non c'è una cucina, è la loro casa. In pratica stiamo mangiando all'interno della casa di questa famiglia qui. Ci sono le bambine che giocano, prima faceva i compiti, ha finito. Poi la mamma era curiosissima mentre mi ha visto parlare in italiano. Mi ha detto: ma assomigli a uno di noi. Ho detto sì, sono di origine cinese. Ah, ecco perché. Per un momento pensavo che un italiano avesse la faccia da cinese, aveva la faccia da asiatico. Buongiorno, guarda che bellissimo risveglio. In questo villaggio deserto, non c'è nessuno. Speriamo di trovare un posto dove fare la colazione. Sono per la maggior parte abitazioni di anziani. Ciao. Questa è gente locale che vive qui, Guardate, siamo arrivati dove abbiamo mangiato ieri. Stanno ancora dormendo. Vedete? Noi possiamo entrare, uscire nel loro cortile tranquillamente. Da notare come sono gli scalini qui. Come fanno le persone anziane qui
a camminare su e giù. Ma la fortuna è che non è una discesa liscia, è una discesa formata da tantissime pietre e perciò dai, aiuta un pochino. Se fosse stata liscia sarebbe stato un casino, cioè facevano tutti un scivolone. E la colazione ancora non abbiamo trovata. Pensavo di trovarla lì dove abbiamo mangiato ieri, e invece è chiuso, cioè stanno ancora dormendo. Abbiamo trovato la colazione. Ciao. 里边旅游塔 Ah, 对 拉的， 啊， 你们拉的， 北京 北京啊，拍什么了？ 啊， 这个饭买到，买到2千万了，行了。 Cos'è che dice? Non capisco nulla di quello che dicono. Le comunicazioni qui sono così, non possono essere più profonde di un state mangiando. E nulla, abbiamo scroccato in giro per il villaggio una colazione da una signora gentilissima. Allora, qui ci è andato un porridge di miglio e un uovo sodo. Buon appetito! Rigenerante. Uovo sodo normalissimo. Poi ci ha dato 2 huachuar, che sono dei pani al vapore, dei tutos, che sono dei filetti di patata, e poi troviamo della verdura saltata, carota e boh, cavolo. E mangiamo, raga. Ah, abbiamo pure la compagnia del cagnolino qui, che fa la guardia alle pecore. No, non abbaia a me, tranquilla, abbaia a un'altra persona che è qui vicino. E mangiamo. Straordinario, dopo e faccio i complimenti di persona. Bravissimo! No, te lo sei meritato. Scusami, troppo lontano. Vai. È buono. Bravo. Good boy. Oh, ha paura. Colazione strepitosa, sana e tutto a chilometro zero. Oh, direttamente dal loro orto. Cosa volete di più? E perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè. Ciao!